Rieccoci qua alla seconda puntata, al secondo video dedicato al corso di rilassamento. Oggi ci occuperemo del rilassamento della muscolatura esterna del corpo. Vi rimanderei, per chi non l'avesse visto, al video precedente, e cioè alla parte dedicata all'osservazione del proprio corpo. Per chi l'avesse persa, consiglio perlomeno, se non l'intero video, la parte dedicata alla pratica in sé. Questo perché si tratta di una playlist con una sua propedeutica, dove per proseguire al passo successivo serve un minimo di, non dico padronanza, ma perlomeno confidenza. Naturalmente, se volete saltare le raccomandazioni e tutta sta chiacchierata, potete andare direttamente al minuto che vi viene indicato all'inizio del video. Faremo a meno di perfezionismi, che in genere sono un ulteriore motivo di tensione e non si sposano molto bene con l'elasticità mentale e oltretutto rallentano l'apprendimento. L'idea sarebbe di poter andare ogni volta più veloci man mano che si acquista pratica. Per quanto riguarda la postura, la posizione del corpo, parte della distensione sta nel lasciare aperte le diverse parti del corpo, non lasciare che siano compresse. Faremo un percorso simmetrico che ci aiuterà a mantenere una certa attenzione a quello che stiamo facendo e al sentire le varie parti del corpo, queste si rilasseranno. Molto importanti sono gli occhi, i muscoli che circondano gli occhi, la mandibola, le spalle, la zona cervicale, l'addome, il basso ventre. La zona lombare più che altro dipende dalla postura. Non ci preoccupiamo di braccia e gambe che si distenderanno come conseguenza del lavoro precedente. Non ci preoccupiamo se non riusciamo a distendere alcuni punti. Lasciamo assorbire le tensioni particolari dalla distensione generale. Perfetto, quindi adesso possiamo parlare della triade maledetta oppure della triade benedetta, che è appunto rilassamento, postura e respirazione. Rilassamento, postura e respirazione hanno in comune il fatto che entrambe sono intimamente legate ai nostri stati d'animo, ma in comune hanno anche il fatto che il fenomeno è reversibile, e cioè lo stato d'animo può influenzare il rilassamento, la posizione del corpo o la respirazione. Voi sapete benissimo che una persona spaventata inizia a respirare diversamente, oppure una persona depressa assume determinate posizioni corporali, o anche che di fronte a una situazione di tensione contraiamo determinati muscoli invece di rilassarli. Tuttavia è vero anche il contrario, e cioè che al cambiare la posizione del corpo, al rilassare i muscoli e a approfondire la respirazione, per esempio rendendola diaframmatica, cambiano anche gli stati d'animo, dopo un'inerzia di qualche minuto, perché lo stato d'animo non cambia mai insieme al cambiamento meccanico del corpo. Quindi quella che è la triade maledetta, cioè rilassamento, postura e respirazione, può anche essere la triade benedetta. All'intervenire su una di queste tre cose possiamo intervenire sugli stati d'animo. In questo caso lavoreremo con un elemento di questa triade, che è il rilassamento, e potremo, tra le altre cose, comprovare come al rilassare, al decontrarre determinate parti del corpo che sono tese, anche gli stati d'animo iniziano a cambiare. Naturalmente il rilassamento serve anche a diminuire in generale le tensioni per riposare meglio e non avere troppe perturbazioni mentali quando non dormiamo, ma quando siamo svegli abbiamo bisogno di fare diverse operazioni nella vita quotidiana. Ma soprattutto ci permette anche di fare altri lavori più approfonditi che in futuro vedremo. E per questi lavori servirà come condizione previa un buon rilassamento. Se avete fatto l'esercizio precedente, quello del primo video dedicato al rilassamento, che vi invito a guardare se non l'avete ancora visto, cioè quello di osservare senza fare particolari interventi all'inizio, quindi osservare la muscolatura esterna del corpo, se avete fatto quell'esercizio avrete forse scoperto qualcosa di singolare.
e cioè che le tensioni non sono mai circoscritte. Raramente abbiamo dei punti tesi e basta, tipo, che ne so, oddio c'ho teso il sovraccoscia. Non è così. Sembra piuttosto che l'insorgere di queste tensioni in determinati punti sia accompagnato da tutto un sistema di tensioni. Una tensione non rimane mai localizzata, per dirlo in qualche modo, ma si trasforma in un sistema di tensioni. Che cosa intendiamo per sistema di tensioni? Per sistema di tensioni intendiamo il fatto che i muscoli non si tendono mai da soli. Un esempio, immaginiamo che scopro di avere la mandibola tesa. Molto probabilmente questa tensione alla mandibola è accompagnata da altre tensioni concomitanti, per esempio la zona cervicale o alcune parti della muscolatura che circonda gli occhi. Un altro esempio potrebbero essere le tensioni di tipo addominale. Le tensioni di tipo addominale tendono a farmi chiudere dal punto di vista posturale. Se io volessi in qualche modo correggere questa posizione, addrizzarmi un po', i muscoli antagonisti dietro la schiena risponderebbero con un'ulteriore tensione. Esistono molti esempi di questo tipo, di sistemi di tensioni che si organizzano tra di loro in qualche modo. Come abbiamo già detto nel video introduttivo, in occasione della prima parte, cioè dell'osservazione del nostro sistema di tensioni, è molto più importante in questa fase comprendere quali sono le nostre tensioni e anche in questo esercizio sarà importante comprendere quali sono le difficoltà che ci si presentano durante il rilassamento. Più importante del voler risolvere la questione della contrazione e essere perfettamente rilassati, ancora più importante è capire che tipo di impedimenti sorgono e grazie a questi imparare un po' di più da noi stessi. Detto questo, avrete anche notato che effettuare un rilassamento muscolare in casa non è lo stesso che effettuarlo fuori casa, né tantomeno sotto lo stimolo di determinate circostanze, di determinate pressioni, ma è comunque un inizio di tutto rispetto. Per quanto riguarda invece la posizione del corpo da assumere durante il rilassamento, e se possibile non posizioni stravaganti, anche se capisco il fascino che certe posizioni, soprattutto quelle che vengono dall'Oriente, esercitano su ognuno di noi. La posizione del loto, ad esempio, a gambe incrociate, bellissima, ma comunque presenta delle complicazioni necessarie. A meno che non siamo particolarmente abituati o proprio non possiamo rinunciare a certe posizioni che ci piacciono tanto, ed è del tutto legittimo, l'ideale sarebbe una bella sedia comoda, facendo comunque attenzione alla compressione del nervo sciatico, quindi evitando sedute, posture che caricano peso sotto le cosce o almeno un peso eccessivo. Inoltre, pretendiamo di non addormentarci durante il rilassamento. Contrariamente ad una convinzione abbastanza diffusa, addormentarci non è un indicatore di un rilassamento ben riuscito. E con questo mi dispiace infrangere questo mito, ma non funziona così. Inoltre, come vedrete in futuro, utilizzeremo il relax anche come condizione previa per poter fare altri lavori, quindi anche per ridurre le possibilità di un addormentamento, eviteremo gli stravaccamenti e adotteremo una posizione di equilibrio instabile sulla sedia. Alcuni l'hanno paragonata alla posizione del cocchiere quando sta. Praticheremo il rilassamento lavorando su sistemi simmetrici di tensione, non su punti singoli. Si comincia dal viso, dalla testa, poi si rilassano simmetricamente gli arti e cercando sempre di individuare le resistenze. Consuetudine questa che caratterizza il nostro modus operandi in quasi tutti i lavori che proponiamo. Ci sono muscoli che presentano resistenze al rilassamento e altri no. Quindi proviamo a scoprire quali sono questi muscoli. Una buona soluzione a queste resistenze al rilassamento è quella delle passate, cioè delle ripetizioni mentali effettuate sugli stessi punti.
In questo modo verifichiamo se permangono o meno delle tensioni quando torniamo a ripetere uno stesso percorso. In caso affermativo, torniamo a distenderle. In genere sono sufficienti 3 o 4 passate in un tempo di 5-7 minuti al massimo per ottenere un buon rilassamento muscolare esterno. Come per tante altre cose piacevoli della vita, anche per il relax ci sono persone che si prendono molto tempo e che amano rimanere a lungo in una specie di stato di quiete o di letargo, e altre che sono molto più rapide, molto più operative. Tuttavia gli effetti proprio del rilassamento in sé, 5-7 minuti in generale sono più che sufficienti. So che questo può sembrare un po' scioccante o forse per alcune correnti oltraggioso, ma la verità è che per un buon rilassamento non serve molto tempo, una volta che si è preso confidenza con questo meccanismo. Questo non piacerà ad alcuni studiosi o professionisti della meditazione che dedicano a questi lavori interi libri o lunghissimi corsi a pagamento, come anche certe correnti che sono forse un pochino esagerate, che prevedono che per sperimentare un buon rilassamento sia necessaria tutta una vita. Ma noi siamo persone semplici, senza grandi pretese, con aspirazioni molto profonde forse, ma senza grandi pretese, e quindi proviamo ad andare all'essenziale senza troppe distrazioni. Tutto qua, io direi che ho parlato abbastanza, quindi vi auguro un buon rilassamento e ci vediamo al prossimo video che sarà dedicato alla distensione della muscolatura interna e degli organi interni. Ciao a tutti! Adesso proseguite sentendo mentalmente, in modo simmetrico, le varie parti del corpo. Cominciate a sentire la vostra testa, il cuoio capelluto, i muscoli del viso, la mandibola. Poi continuate sentendo i due occhi nello stesso tempo e quindi le due parti del naso. Puntate poi la vostra attenzione sulle due labbra, sulle due guance e scendete mentalmente per i due lati del collo nello stesso tempo. Soffermatevi sulle spalle. Poi, a poco, scendete lungo le braccia, gli avambracci, le mani, fino a che tutte queste parti rimangano completamente distese, rilassate. Tornate alla testa e rifate lo stesso percorso. Il cuoio capelluto, i muscoli del viso, la mandibola, i due occhi nello stesso tempo, le due parti del naso, la chiusura delle labbra, le due guance. E ora però scendete lungo la parte anteriore del corpo.
Prima per i 2 muscoli pettorali. Poi lungo l'addome. Scendete simmetricamente davanti, seguendo 2 linee immaginarie. Arrivate al basso ventre e poi al limite del tronco. E lasciate tutto completamente rilassato. Ora tornate nuovamente indietro. Salite mentalmente alla testa e cominciate a scendere questa volta lungo la nuca. Scendete seguendo simmetricamente 2 linee lungo la nuca. Discendete contemporaneamente per 2 linee attraversando le scapole, passando poi lungo tutta la schiena. Quando arrivate alle ultime parti del corpo, continuate per le gambe, giungendo lungo di esse fino alla punta dei piedi, lasciando tutto completamente disteso, rilassato, sperimentando una buona distensione muscolare esterna.